Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video della vecchia rubrica autodiscussioni. Che altro non sono che quelle discussioni che faccio da solo in macchina e a cui vi rendo partecipi, però con una differita di diverse ore, a volte giorni, grazie a questa nuova tecnologia di cui tutti disponiamo. La prima riflessione riguarda le motivazioni. Le motivazioni che hanno spinto questo sistema a strutturarsi così nell'ultimo anno e mezzo. Una motivazione molto plausibile, anche ovvia, che però mi è saltata agli occhi solo da poco tempo, è quella del cosiddetto la cui causa, il cui effetto, la cui causa e soprattutto la cui motivazione principale è quella di salvare i più fragili, no? Salvare soprattutto quelli che sono... Scusate, c'è un pericolo al volante. Da dove esce lei? È soprattutto quella di salvare appunto i più fragili, cioè salvare quelle persone che sono dentro delle case di riposo, dentro delle strutture private e o barra pubbliche, ma in gran parte sono private, correggetemi se sbaglio. Comunque, perché salvare queste persone? Perché invece minacciare tutto il resto? A parte la buona scusa che ne deriva, cioè quella della distruzione dell'economia e del tessuto sociale per ridisegnare una società improntata sul marketing online, improntata sulla didattica a distanza, improntata sull'aumento delle assicurazioni sanitarie e tutti questi effetti secondari, ma tra gli effetti primari c'è appunto questo di salvare questa tipologia di persone. Sostanzialmente cosa si fa? Si salva, si mette a rischio ad esempio una nuova generazione con tutte le restrizioni del caso per salvare delle persone con un'aspettativa di vita di qualche settimana, forse mese, in rarissimi casi anni, ma in grandissima parte poche settimane o mesi di aspettative di vita. Sto parlando delle persone che muoiono, ma non di quelle che sono all'interno delle strutture, ma di quelle che muoiono per questa ragione. E appunto, perché salvare loro e mettere a rischio invece tutto il resto? Il motivo, a mio avviso, è molto semplice: sono soldi. Cioè, una persona in quelle condizioni lì, oltre a essere costretta a pagare tutto i soldi tutto il denaro che percepisce questa persona come pensione, come integrazione, come tutto quello che ha, il suo reddito viene praticamente girato tutto in automatico alla struttura, perché più o meno funziona così. A volte lo Stato mette una piccola parte per compensare, a volte no. Ma una cosa che noi non valutiamo mai è che a livello di farmaci invece la copertura sanitaria in qualsiasi stato si trova dell'Europa copre il costo dei farmaci, e per una persona in quelle condizioni lì si tratta di migliaia di euro al mese solo in farmaci, molti farmaci vita, altri farmaci che vanno a sopperire delle mancanze di deficit immunitari. Insomma, le svariate ragioni che non sto qui a elencare sono tutte incentrate al fatto di mantenere questa persona in questo limbo, in questo coma costante, sotto narcotico in alcuni casi, sotto sperimentazione in altri, tutto pagato dallo Stato ospitante. Quindi, in parole povere, in soldoni, una persona che è in quelle condizioni frutta alle big pharma migliaia di euro al mese garantiti per mesi, a volte settimane, a volte o anni, e frutta alla struttura stessa anch'essa grandi soldi. La struttura poi è una dei più grandi investitori per tutto quello che riguarda le big pharma, cioè dagli accessori alla sicurezza, a tutto quello che riguarda le macchine per la diagnosi, a diagnosi precoce, a macchinari.
appunto tutta questa macchina bellica che viene messa in piedi grazie a queste strutture e grazie alla fine vita, diciamo, delle persone, a volte anche in stato quasi di abbandono, perché magari chi per ragioni che non ha familiari, non ha più familiari in vita, chi per altre ragioni rimane in queste strutture, in questo limbo per periodi lunghissimi. Per questo penso che questa sia senza dubbio una ragione molto valida che ha tenuto in piedi questa struttura, questo sistema. Non lo dico intanto perché sia stato fatto con l'intenzione di, ma è sicuramente stato fatto con la ragione di tutelare questi interessi e siccome questi interessi sono sicuramente in mano a persone molto influenti politicamente, sto parlando, le scelte politiche sono state fatte tutte nell'incentrare, nel cercare di terrorizzare le persone, appunto incolpandole poi della non sicurezza di questi ambienti. Infatti loro poi sono stati le grandi vittime silenziose, perché chi ha parenti in queste strutture in questo periodo ha vissuto di tutto e di più. Ha vissuto chi si trova all'interno è stato abbandonato, sono stati isolati, sono stati vittime di qualsiasi esperimento sociale, di ogni cosa, medicinale, sanitario, di restrizioni fasciste, di cose totalmente insensate, fino alle peggiori manifestazioni tramite addirittura spot pubblicitari in televisione che non vi sto a raccontare qua. E insomma, questa era la mia considerazione di oggi. Vi ringrazio. Se non siete d'accordo con me o se siete d'accordo con me, lasciatemelo scritto nei commenti che vi risponderò con grande piacere quando riesco, con tempo. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima autodiscussione.